Abbiamo iniziato per Vale. Ciao Monica, Ciao. la dolce Monica. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 9. Come lo vedi? Lo vedo in piedi, a braccia conserte, che indossa un paio di ciabatte di tessuto e sta guardando verso l'ingresso di una scuola superiore. Ti dà l'autorizzazione? Sì, è molto concentrato e fa un cenno della testa per dire sì. Ok, ci vuole spiegare questo contesto con cui si presenta? Mi vuole indicare che la sua intenzione è assolutamente quella di imparare, di apprendere, di evolvere, ma che di fatto si trova un po' in una situazione di staticità e nella sua zona proprio di comfort. Cioè è bloccato nella sua zona di comfort. Mh-mh. Seconda sessione per Vale, vibrazione. Allora, ho già visto, un cambiamento rispetto all'inizio della sessione. L'inizio della sessione andava tra i 2.000.000.000, 2.500.000.000, così. Mhm, Okay, adesso vedo che già avendo parlato, essendosi connesso a noi, siamo già a 10. mhm. E prima del suo incidente al collo, quanto stava? Vedo che ha avuto delle fasi. In verità prima dell'incidente al collo già le vibrazioni erano più basse e in fin dei conti poi l'ha avuto anche per quello, eh. Mhmm, Più di basse di 10? sì, 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 poco prima dell'incidente vedo 1 e mezzo. Consapevolezza. Non è male, 156. 56. PS. 54. Vite. 1868. Cervello. 9. Va bene, incidente a Pilates al collo, da 2 settimane sta molto molto male, causa esoterica. Mm. Allora, dunque me lo mostra, e non so se stava facendo questa posizione. Nello yoga si chiama posizione dell'aratro, dove tu vai con le gambe dietro, oltre la testa, ok? Per Mhm, cui effettivamente il collo si stira. mhm. Non era questo, ma va bene, quello che vedi va bene. Mhm. Mhm. Ehm, Anche perché era Pilates, quindi non è yoga. mm, Chiedilo alla sua PS. Come se l'avesse portato in una sorta di raccoglimento eccessivo, okay, un raccoglimento che in un certo senso è quello che lui, lo sta chiudendo. Cioè vedo, Vale che è in questo progresso un po' di chiusura.
In verità è stata per la PS un forte aiuto questo, perché sfruttando questa occasione qua, è come se gli avesse voluto evidenziare in maniera estrema quello che lui sta facendo. Ok? Quindi un eccessivo condizione di contrattura anche proprio dentro di sé. Si sta mm, come chiudendo a riccio in un certo senso. Quindi questo è il messaggio. Apriti di più al mondo. Il messaggio è: guarda che cosa ti sta facendo chiudere così e scegli poi di aprirti. E infatti c'è ancora comunque un'entità mentale, eh? Mm, Vediamole. Vediamo prima le mm. eteriche. Ehi, senti, io vedo questa sfinge. Io vedo proprio la classica sfinge con la testa umana, il corpo di leone Mhm. e un EDL. Quindi è un felinoide umanoide, No, questa sfinge. questo è del secondo universo. Ok. La sfinge degli egizi era un'entità del secondo universo. Allora, nel suo caso sì, perché è come se... allora, aspetta, perché me la fa vedere in verità qua legata a Satana. Adesso questo è rispetto al suo personale vissuto, no? Come se di fatto eh, tutto l'aspetto culturale e religioso che lo circonda, sia a livello familiare che a livello del luogo in cui abita, Mm. in lui non appare sotto forma direttamente religiosa, classico Elohim, Madonna, cose del genere, ma mi appare sotto questa forma qui. Perché lui comunque, da un lato, lui si vuole liberare, no? Di tutto questo suo substrato religioso, Mhm. però se non riuscisse a sottrarsi da questo condizionamento più profondo. E lo vedo quindi sotto un'altra versione, sotto in altre vesti. Va bene. Entità mentali. Io ne vedo una soltanto, però si chiama Melma e lo vedo proprio lui nel fango, questo fango che blocca, che imprigiona, che impantana e che gli dà difficoltà proprio a muoversi. Quindi io lo vedo impantanato proprio, come dirti, a livello personale barra familiare, ok? Con dei forti condizionamenti familiari e che quindi ha delle difficoltà proprio a sbloccarsi verso l'esterno, rimane lì, inchiodato lì, bloccato lì. Mm. Infatti mi fa proprio vedere come questo incidente che ha avuto è anche molto legato a questa entità mentale di blocco, ok? Il collo bloccato che diventa poi ancora più grave, dandogli altre problematiche di febbre, di immobilizzazione totale. È bloccato nella melma, nel fango. Sì, Livello? tra il 3, direi. Prima dell'incidente al collo c'era? E c'era già. Mm, l'ho vista proprio salire da livello 1 a livello 2 e poi livello 3. Sì, c'era già. Quando è entrata? Dopo la prima sessione. Dopo l'estate, tipo, un po' fine estate. In occasione di quale evento? Data? Come un senso di sconfitta. È passata anche l'estate e non ho trovato la donna per me, la ragazza per me. Non ho trovato la fiamma. Mm.
Questo è una cosa comune a chi non trova la fiamma? Melma? No, non necessariamente, ma lui si è manifestato così, anche perché già di suo ha una famiglia che, ehm, diciamo così, tende proprio a creargli come una sorta di campana di vetro, un'incubatrice. Una comfort zone. Mh-mh. Ok, impianti. Io ne vedo uno mentale che è come se fosse, mhmm, una torcia frontale dei minatori, Mhm, però anziché avere la torcia, ha solamente la predisposizione per l'attacco, quindi non c'è la luce. mhm, Quindi gli crea comunque, questa tensione nel voler vedere, nel voler indagare, analizzare, scoprire, ricercare. Ricercare in vari ambiti, sia in ambito eterico, sia vedo anche proprio ovviamente la ricerca della fiamma, di un affetto, no? mhm. Ehm, io posso dire che in verità Valerio sì vuole la fiamma, ma potrebbe anche volere anche solo semplicemente una esperienza. Una storia. Sì, quasi a preludio della fiamma. Un'anima gemella. Sì. Bene, torniamo al collo, andiamo a quel giorno. Lui va a Pilates, fa una posizione sbagliata e si fa male. Posso chiedere se c'erano tante ragazze? Io ne vedo. Cioè vedo un Sì, ambiente, ecco, femminile, no? E quindi è proprio legata, prima quando discutevamo dei punti, ho detto che è importante per lui fare un lavoro sulla sua, diciamo, mascolinità, ok? Perché infatti proprio in quel contesto in cui ci sono tante donne e lui non ha questa gran disinvoltura nei confronti delle donne, è come se si fosse maggiormente irrigidito, perché lui non si sente del tutto a proprio agio, ok? Si sente molto in difficoltà quando sta in mezzo alle donne. Questo gli ha proprio portato una forte rigidità, io vedo un po' in generale, e poi l'ha accusata sul collo, che è ovviamente una parte molto delicata. Ed è proprio, sai, il collo che ti impedisce di guardarti intorno, no? ma E e vedo che proprio cosa? Mm, quel contesto lì femminile gli ha creato questo disagio, ma che è quel disagio sblocco. Io ti faccio andare a fondo, sul fondo proprio, riguardo a questa problematica tua con il mondo femminile. mhm, Ti faccio toccare il fondo riguardo a questo, fino sì. a bloccarti a letto con la febbre, con tanta debolezza, Mhm. per farti capire che è arrivato il momento di sbloccare questa problematica. Col femminile. Sì, e infatti non è avvenuto in un altro contesto, no? Poteva farsi male al collo in un altro contesto. E invece proprio mentre andava a Pilates, lì dove c'è il femminile, e dove secondo me lui magari ha utilizzato il Pilates anche per fare delle conoscenze. Giusto, Vale? Sì. Va bene. Cosa è intervenuto? Chi è intervenuto tecnicamente, etericamente e come al momento dell'infortunio? È come se questa sfinge con le zampe le bloccasse le spalle, ok? E non gli desse modo in pratica, attraverso anche la forza delle spalle, di fare un movimento corretto con il collo, ok? Quindi il collo si è trovato a dover supportare, diciamo così, tutto il peso del corpo. Mhm. Mh. Quindi ha scaricato tutto il peso in maniera non corretta sul collo. Ma comunque è stata una strategia
personalmente io trovo un po' violenta, brusca, ma decisiva da parte della PS, perché in effetti uno degli aspetti che lui deve sbloccare relativamente al suo maschile è anche la capacità decisionale, l'essere deciso, l'agire, oltre che far fluire proprio la sua energia sessuale maschile, molto bloccata. Causa esoterica della risonanza errata che deve rifare e che ha complicato e allungato la risoluzione del problema. Allora, se questa risonanza fosse andata a buon fine, lui avrebbe iniziato un certo tipo di trattamento che probabilmente gli avrebbe anche attenuato i dolori. Ma non è questo che deve avvenire. Lui si doveva portare questo problema al collo fino alla sessione per poter riuscire a sviscerare, a scandagliare completamente questo suo blocco che ha nell'approccio verso il mondo femminile. Vediamolo questo approccio. Mi fa vedere un profondo come allora tutta la parte destra, diciamo legata al maschile, la vedo proprio nera. Nera nel senso di completamente disattivata, come se fosse al buio, spenta. Luci spente. Sì. E questa luce spenta che corrisponde anche molta sfiducia, come se lui non disperasse, ok? Di poter avere quella capacità lì di creare un gancio, ok? Un gancio per il mondo femminile. E il mondo e la parte femminile di Vale, come la vedi? La parte femminile di Vale, allora me lo fa vedere, allora il corpo, no? Come se noi dovessimo tracciare una linea verticale, me lo fa vedere per circa 3/4 nero e un quarto posizionato nella parte sinistra invece molto 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 luminoso. Questa è la parte femminile, quindi praticamente Sì, c'è una dominante nera, tutto disattivato, sì, tranne questo pezzettino. sì. C'è una vita passata di Vale che ci può dare un aiuto e spiegarci qualcosa? Allora, una l'avevamo scandagliata nella vita, scusami, nella sessione precedente, Mhm. ed era una vita fatta molto di sacrificio, di vita religiosa, di repressione forte dei propri bisogni, specialmente sessuali. Mhm. Era un frate o una suora? Un frate, sì. Mm. Mhm. Ehm, ehm, io al momento quello che posso dire è che più che agganciarmi a una vita precedente, che quell'aspetto lì l'abbiamo ripulito abbastanza. Le problematiche stanno nella vita attuale. Perché c'è una famiglia che è comunque fatto la scelta di vivere entro regole molto rigide, ok? Quindi c'è un forte regime di norme da seguire. Se Vale, eh, facendosi ispirare dal suo principio maschile, che è fatto anche di azione, di decisione, di coraggio, scegliesse di andare a vivere da solo, il 60% di questo blocco se ne andrebbe via. E il restante 40? Ci si deve lavorare su, perché un po' è anche proprio dovuto alla sua inesperienza. Mhm. E quindi
giustamente deve fare esperienza. Quindi Però passare da condizionamento familiare, come? molto il condizionamento familiare. Diciamo che passare da questa situazione alla fiamma è praticamente impossibile, bisogna un po' farsi le ossa, quindi una No, storia. c'è, per me c'è. Io La l'avevo vista fiamma, l'altra volta e la la fiamma considero. c'è, ma potrebbe arrivare direttamente alla fiamma? Allora, io la fiamma la vedo legata a delle pizze. È come Perché? se fosse o un ristorante, e quindi lei lavora così, ci sono in mezzo le pizze, piuttosto che una panetteria in cui fanno le pizze, piuttosto che si sono conosciuti dove c'erano altre persone e mangiavano lì, dove si fanno anche le pizze. Mhm. Ma quindi l'ha già conosciuta? Sì, secondo me sì. L'ha già vista? Può essere Visto. stata una cameriera in una pizzeria Certo. o un gruppo di amici e dentro c'era. Ok, no, non possiamo fare domande specifiche, Vale. Vale mi sta chiedendo se in un tal locale, che chiaramente non posso nominare. È Eh, possibile. Io la vedo in un locale, non è la collega però di cui ci parlava, sai? Io non la no, vedo la lui mi ha collega. indicato un locale che non nomino. Ah, ok. Sì. Vabbè, che locale è? Ma, È cioè, una pizzeria. è una pizzeria. Posso chiedere solo quando è andato in questo locale? Mhm. Mm, Quando è andato in questo locale lui? Sentiamo se si aspetta. Non è andato, ok. Come non è andato? L'ha visto su Facebook. Ah, non è andato. No, io dico che è una cosa reale, è avvenuta. Vabbè, però non è un'agenzia matrimoniale questa. Allora, la fiamma c'è, mi sembra di capire nella sua città. Allora, No. aspetta, no, non è proprio la sua, cioè, non è il suo paese, La sua regione. la sua regione sì. Ok, basta. Poi uno deve vivere e trovarsela da solo. Non esiste che si dà l'indirizzo, il colore dei capelli, anche il cognome e il nome. Non siamo qua a fare i buffoni, io non sono un buffone. Quindi non funziona così. In più sei qui per vivere la tua vita, Vale, quindi datti da fare. Bene, Importante. Mm. causa esoterica del fatto che l'acufene non è del tutto andato via, è andato un po' via, un po' no. Sì, perché questa problematica di fondo della melma, in parte era stata risolta nella prima sessione, ok? Perché comunque un bel po' lui era stato ripulito e sbloccato da questi condizionamenti delle vite precedenti, ok? Che lo vedevano proprio legato proprio fisicamente. Io mi ricordo proprio queste corde eteriche che lo legavano mani e piedi. Però c'è ancora questo lavoro da fare ancora più in profondità ed è come se questa melma, questo fango, fosse anche a tratti nelle orecchie. L'orecchio è inteso non solo come sentire in questo caso, ma come un discorso di equilibrio. Come se il suo equilibrio, da un punto di vista, io parlo sempre eterico, infatti l'abbiamo visto anche sul fatto che un quarto del corpo è illuminato, il resto è nero, il suo equilibrio sia decisamente da sistemare. E quindi gli acufeni, orecchio, che ha a che fare con l'equilibrio, ancora non è stato superato, perché l'equilibrio ancora non c'è. Causa esoterica delle tendiniti. Allora, lo vedo predisposto all'infiammazione, per una questione di repressione, okay, ehm, come se questo fuoco che è tenuto, a bada, come se, si volesse in qualche modo intrappolare, ingabbiare il fuoco, cosa che non è possibile. Allora cosa succede? Che divampa creando delle infiammazioni.
perché questo fuoco non è veicolato correttamente. Il fuoco, se lui lo veicolasse correttamente, potrebbe essere direzionato per prendere decisioni, per prendere iniziative, per uscire, conoscere il mondo, fare conoscenze nella vita pratica. Ok? E Mhm. invece questo fuoco, anziché manifestarsi in questi modi, si manifesta con delle infiammazioni ai tendini, che tra l'altro sono appunto legati proprio al movimento. Mm? Mhm. Unghia, problema all'unghia. Allora, io ho visto, non ho detto prima, una specie di impianto eterico, per esempio all'alluce sinistro. Ehm, è come se mi indicasse proprio un discorso degli affetti, proprio come una... me lo fa vedere fasciato, no? Questo alluce sinistro. Mhm. È La proprio problematica... quella, sembra. Mhm. Ah, ecco, ecco. E sai che cosa? Io però non lo riconduco tanto a un problema proprio fisico, tra l'altro lui è un ragazzo molto giovane, ma proprio a un discorso affettivo, come se lui fosse bendato, e anche lì, vedi, di nuovo mi viene questa immagine di una mummia egizia, no? Lui bendato, come se la sua unica fonte d'affetto fosse l'ambito familiare. E tra l'altro è un ambito che comunque ha diversi limiti, ok? Per cui di fatto lui si sente anche soffocato, non espresso, lui non riesce ad esprimersi in questo modo. L'alluce sinistro io lo vedo proprio legato a un discorso affettivo di frustrazione affettiva. Ah, tra l'altro deve cambiare il look. Perché lo dici? Non lo so, è la PS che me lo dice. Beh, sono d'accordo, dai. Oh, lente a contatto? Cappelli diversi? Allora, capelli, sì, e credo anche abbigliamento, che sia un discorso anche di abbigliamento. Mi fa vedere qualche accessorio, perché è come se, lo so che sembra che stiamo dicendo delle robe molto superficiali, no? Mhm. E invece no, Mhm. perché lui ha proprio bisogno anche di vedersi allo specchio diverso. Questa tematica dello specchio per lui è importante. Infatti ci ha dato la sua data, sottolineandoci, la mia è una data a specchio. Ok? Beh, possiamo dire giorno e mese, tanto non... Il 10-01, quindi 1001, quindi binario e speculare, Il solitario, che e c'è questo solitario. uno, capito? Quindi per lui è molto importante vedersi allo specchio, un'immagine diversa, da quella a cui è abituato. Ok? Va Mhm. bene anche se per assurdo si guarda e non si riconosce più, perché è importante che lui non si riconosca più, perché così almeno dà la possibilità a se stesso di rompere gli schemi del passato. Per assurdo, gli viene in mente anche di tingersi i capelli, va bene. Tagliarseli corti, tingerseli, va bene. Perché è come se dà lo spazio, la libertà a se stesso di essere altro rispetto a quello che è stato fino ad ora. Esplorare chi è davvero. Perché lui, vedi, sta esplorando solo un quarto di sé. Perché un quarto? È quello lì che abbiamo visto in luce, Ah, tutto il sì, resto giusto. è mm. Bilirubina alta, causa Io credo, esoterica. vedi, quello è il fegato. Il fegato è proprio legato a un discorso di rabbia, perché per quanto non si dica, perché veramente Vale è una persona super zen, come si mostra, di fatto la componente rabbia per non riuscire ad essere, che ne so, come gli altri suoi coetanei, è forte la componente rabbia. Va bene, quindi la data l'abbiamo vista. C'è una causa esoterica al fatto che una collega sia proprio della sua città, nell'ambito di un lavoro, diciamo, non nella sua città. Sì, secondo me è una spinta a comprendere che è nella sua città che lui può trovare la frequentazione giusta per lui.
Allora, io ti ripeto, la fiamma io la vedo, ma tranquillamente lui può scegliere di avere una frequentazione, anche 2, 3, prima di arrivare alla fiamma. Non ho Sarebbe capito importante. cosa c'entra con la collega e la fiamma. Praticamente è come se la PS gli avesse detto: sì, guarda, la strada giusta è di guardare nella tua zona, ok? La tua città va bene come luogo per trovare la ragazza per te, ok? Mhm. Però non perché sia quella collega lì di lavoro, ma quella collega lì di lavoro serve per dare il messaggio: ok, via libera alla tua città. Anche se ovviamente per lui è una ragazza attraente, no? A lui piacerebbe questa ragazza. Va bene. Causa esoterica del sogno di fare questa sessione. L'ha sognato. Ma lui lo sa che questa qui è dirimente, è proprio se lui si lascia veramente trasportare fino in fondo da questa sessione, se permette a questa sessione di entrare completamente in sé, dentro ogni parte di sé, lui davvero riesce a svoltare. È perciò che la desiderava tanto. Percezioni extrasensoriali. Allora, lui, lui ha una buona attitudine per questo, devo dire. E devo dirti anche che molte ragazze, in un certo senso, vengono escluse perché non tanto in sintonia con lui, da un punto di vista eterico. Allora, questa è una cosa positiva, no? Lui ha una certa familiarità ehm, nell'ambito eterico. Allora che cosa succede? Che da un lato lui di suo è un po' bloccato, ok? Un bel po' bloccato, ok? Riguarda la sua energia maschile. Poi in più, essendo che lui già riesce a fare una selezione eterica, ovvio che il campo si riduce ulteriormente. Mhm. Lui io lo vedo molto sensibile e se riesce a sbloccarsi, quindi a creare maggiore equilibrio tra la parte maschile e la parte femminile, eh, si può ancora ulteriormente intensificare questa sua capacità. Ha delle capacità medianiche. Sì, perché io vedo che riesce anche a vedere una persona e a trovarsi con quella persona in un altro luogo. Um, Cioè, viaggi un'altra astrali? dimensione. Sì, ma mentre sono anche sprazzi, ok? Quindi magari lui sta guardando una persona, questa persona sta facendo altro o anche sta parlando con lui e lui è come se viaggiasse su due piani. Un piano è quello in cui sono presenti entrambi. E poi Mhm. c'è un altro piano in cui lui ha come dei flash, ok? Mhm. E ha queste sensazioni flash di loro due, lui più l'interlocutore, in un'altra dimensione. E anche questo mi fa pollice in alto. È una cosa che gli è successa. Quali sono le capacità medianiche silenti? Lì sotto la cenere che aspettano di essere sbloccate. Secondo me lui potrebbe essere un telepata, però ha veramente bisogno di szavorrarsi e togliersi un bel po' di zavorra. Giocare di più con se stesso anche. Ecco, io tra l'altro lui lo vedo molto intelligente. Potenzialmente lui potrebbe anche essere molto ironico e l'ironia vedo che gli apre le porte
all'intuizione sottile e gli apre le porte con le donne, di sviluppare la sua ironia, lavorare molto su quello. Sai che cosa? Che in ambito familiare c'è questa cosa molto di educazione, maniera, e quindi magari più di tanto non puoi dire perché altrimenti offendi, perché violi quello che può essere un ruolo di una persona, manchi di rispetto, eccetera. Allora lui è abituato a rimanere incasellato in questo. Mhm. Altrimenti lui potrebbe essere anche uno con un'ironia anche molto originale. Potrebbe andare in un'ipnosi diretta. Ora Vale. no, ora no, ok? Secondo me fra qualche mese. E all'interno di questi mesi deve provare ad andare allo sbaraglio, anche facendo figuracce, non importa. Che faccia un po' di figuracce, non abbia paura di questo. E ne rida. Vale, te lo dice una regina delle figuracce. È vero. Una laureata e dottoranda in Sì. figuracce, no, dottorata in figuracce. Tiene conferenze, Monica, in Lui figuracce. laureato. Platee immense e tutti pendono dalle sue labbra. Aneddoti, vabbè, la smetto. È così comunque. È così, that's it. Va bene, e rullo di tamburi, l'ERIM, di cui Monica non sa nulla, è un dispositivo ipotizzato, disegnato da Ettore, non possiamo dire il cognome, se no poi ci dicono che siamo brutti e cattivi, e dal suo discepolo Ighina. Viene venduto, alcuni lo producono, giallo e blu. Non mi piacciono, lo sai, questo accostamento di colori. È una delle coppie di colori complementari, il giallo e l'opposto blu. A parte che vabbè, adesso me lo dà legato all'albero di Natale, no? Il periodo è questo. La forma riprodotta da questo dispositivo è questa, ok? Mhm. Non so, cioè è come se io vedessi la mescolanza di due forze opposte e Vale somatizza proprio questo, cioè come ti ho detto lui ha molta sensibilità, ok? Ed è come se lui percepisse l'esistenza di queste due forze contrastanti. Mhm. Cioè come se questo dispositivo fosse stato creato con la finalità di armonizzare Mhm. in origine, ok? Però poi successivamente, per come è stato realizzato e messo in commercio, ehm, mi, mi viene come se fosse un'armonizzazione massificata, cioè di conformazione. Mm. Cioè? Cioè, l'obiettivo originale era di armonizzare te stesso, e quindi di avvicinarti sempre di più alla tua essenza divina. Ma è come se poi nella realizzazione, nei passaggi successivi, Mhm. fosse intervenuto la lunga mano del Deep State per arrivare a un'armonizzazione rispetto alla norma, alla conformità, ok? Mhm. Ti armonizzo affinché tu sia uno dei tanti, Mhm. ok? Perché gli crea mal di testa? Per questa ragione qua, perché lui è come se riuscisse a trovarsi nel mezzo, tirato da due parti, ok? Mhm. La parte che è quella costruttiva, che dovrebbe essere poi l'intento originale, e quella invece che è andata a prevalere su questo strumento, che è quella invece di voler creare delle persone omologate. Credendo, cioè perché l'inganno è proprio questo, no?
credendo An- di creare un Ma il outsider. problema, anche come noi l'abbiamo visto con il nostro amico che crea orgoni, no? Lui crea organi puliti, Mm, mm, mm. mentre molti altri creano degli organi che hanno esattamente l'effetto contrario, non essendo puliti. È il tizio che ha costruito l'Erim per Vale e che è della sua stessa regione, giusto? No, quello no, però. Il suo non è. Sì, sì, Il suo è della sua regione? sì, sì, e anche il mio, che mi sa che è lo stesso. È pulito o no? Allora, non mi viene un grandissimo livello di consapevolezza di questa persona, Mm. onestamente. Ehm, Mi viene un po' più, non lo so come dirti, una propensione, se vogliamo, scientifica, Mhm, mhm. Sì, mm? Ma non aver compreso i piani sottili. Ecco. E allora, se tu non comprendi i piani sottili, di fatto sei vittima, di forze che lavorano sopra di te. Non, io non vedo, cioè, vedo che gli mancano diversi pezzi a questo produttore. Eh, a me perché non- questo mal di testa? Mm, perché ne percepisce ehm, proprio questa non fedeltà all'intento originario. È come se si fosse perso l'intento originario. Nei passaggi successivi si sono infiltrate altre forze, altri intenti, ok? E quindi è come se allora Vale volesse agganciarsi a questo dispositivo per ricercare l'intento originario, ok? Mm, Che è quello veramente di armonizzazione, di pulizia, di purificazione, di connessione profonda con sé. Ma poi di fatto, quando si aggancia a questo dispositivo, percepisce tutta l'altra fetta prevalente, mhm. che è quella invece di all'opposto di omologazione e di aggancio all'emisfero sinistro anziché destro. Io per esempio questo produttore io non lo vedo in connessione né con la propria anima né col proprio emisfero destro. Sì, sì, assolutamente. Si può modificare con il nostro intento, chi lo possiede, il senso dell'Erim, che di per sé è un po' come l'orgone, non è né positivo né negativo, dipende da come è stato prodotto. Allora, no, non è semplicissimo, perché dovresti andare a lavorare su vari passaggi. Eh, Mhm. non so, non vedo che è una roba immediata. Cioè, lui, Vale può utilizzare, sai, questo oggetto anche per sperimentare le sue capacità, ci sta, ok? Però è come se dovesse intanto chiarire a se stesso che in questo momento adesso lui ha allontanato questo oggetto da sé, ok? Mhm. Perché gli ha procurato fastidi, mal di testa, eccetera. Quindi può andarlo a riprendere, ok? Mhm. Riprenderlo fra le sue mani, ma chiarire a se stesso che in questo momento lui non sta prendendo e agganciandosi all'oggetto così com'è, ma Mhm. sta provando a trasformare profondamente l'energia di questo oggetto. Ok? Lui deve Mhm. essere consapevole che sta facendo questo Mhm. passaggio qua. Deve ripeterlo un po' di volte, deve fare dei trattamenti, secondo me, anche per poterlo ripulire. Mhm. Il sale penso che vada bene. Mhm. Eh, ma questo oggetto può essere immerso nell'acqua del mare? È di metallo, sì, più o meno, Ecco, sì. così sì, sarebbe buono, anche più volte così. E Vale gli dà il suo intento, perché Vale è una persona molto pulita.
Però questa roba, secondo me, è meglio che la faccia, che siano passate almeno 2 settimane dalla sessione, così la sessione ha lavorato in profondità. Va bene. Chiamiamo nel cinema la sua famiglia. E certo che è una famiglia anche lì un po' bloccata, perché il papà viene incatenato, ma incatenato solo nella parte superiore. Quindi le braccia come se fossero strette contro il busto da delle catene. La madre iper, non so, iper religiosa mi viene, Mhm, così, molto timorosa di Dio. Ecco, per dirla in una mhm. parte. Mm? Ehm, non so, il Vale ce lo vedrei bene fuori da casa. Ok, e chiamiamo i disincarnati. 3 nonni, tutti tranne la nonna paterna, tutti i parenti di nuovo di Vale, non so quanti verranno perché sono già stati chiamati. Microfono al nonno paterno. Gli offre come una pagnotta, una proprio sì, la pagnotta intera, no? Tipo pane di Altamura, no? Così. Ehm, e mi fa vedere che con le mani proprio lo spezza, no? Come a dire, cioè che cioè l'idea che mi dà è che la pagnotta è la famiglia, ok? Che il fatto di spezzare con questo gesto, no, la pagnotta, eh, va bene, è una cosa buona, è una cosa positiva, ok? Mm, mhm. E di non temere di farlo. Anzi, mi fa vedere come è bello guardare il pane spezzato dentro. Ok, mi fa vedere tutta questa bella mollica con gli alveoli belli larghi, mi fa vedere questo pane quasi che respira, mentre fuori c'era tutta ovviamente la crosta, no? Mhm. Che sembra un po' una corazza, che sembra un po' uno scudo. Mm? Guscio. Mm. Sì. E dentro invece proprio questa specie, come una spugna viva di mare. E c'è, siccome mi era già venuto all'inizio, no? Questa figura del nonno paterno, cioè lo vedo come, non so, che gli vuole dare fiducia in questa cosa, eh, in questa nuova possibilità di vita che non è un tradire la famiglia. Lo vedi saggio questo nonno paterno? Io sì. Lo vedi interferito da sue interferenze? Allora, anche qui vedo che c'è stata tutta una componente religiosa, e che in parte lo spezzare il pane, sai, no? Mhm. Ecco, è legato a quello. Però ehm, sento anche questo affetto verso Vale, cioè io lo sento. Mm. Era manifestato in vita? Allora, generalmente non mi viene che sia proprio una famiglia, che magari, non lo so, Si abbraccia e si bacia, no? non mi sembra tantissimo, no? Mhm, mhm, mhm. Però comunque, a prescindere da questo, non so, un legame forte, un sentirlo proprio suo nipote nelle viscere, nel sangue, ecco, sentire proprio il legame di sangue. Mm. Questo sì, forte. Diamo a tutti una Vic e li mandiamo nel portale aureo. Dimmi Sì, quanti sono in totale. 87. Ok, erano già andati nella precedente? Non mi sembra, sai? No? Ah no, non l'abbiamo fatto. Quindi è vecchia vecchia questa che abbiamo fatto con Vale. Va bene.
Chiudiamo il portale aureo. Nel cinema c'è anche la nonna paterna. La vedo un po' lontana da tutto questo, capisci? È come se mi facesse vedere una pellicola di sé, come se non potesse partecipare integralmente. Solo una piccola e velata porzione di sé può partecipare. È tutta un'altra matrice mentale, culturale, così. Quindi o tutto o niente. Iperreligiosa, va bene. Ecco. Quindi non entra nel cinema del peccato? No, vedo proprio come se fosse, non so spiegarti. Allora, ehm, il nostro corpo energetico, ok? Come se fosse lo strato più esterno del corpo energetico di questa nonna che viene. Mm. Un guscio. Sì, sì, sì. Quale guscio? È proprio il più esterno, che è quello che potenzialmente è Meno influenzato sì, esatto, da da, tutte queste da... sovrastrutture culturali, religiose. Va bene. Cosa vuole fare, Vale? Ah, la fiamma c'è nel cinema. E mi fa ridere, perché al posto di lei, come se fosse seduta, c'è sta pizza Vabbè, sulla sedia. c'è una pizza. C'è una pizza. Vale scoprirà, giocando la sua vita, Certo, è giocando il suo fondamentale. gioco vita, che cosa significa questo elemento, che già tanto, no? Mm. Va bene, andiamo al cluster? A togliere e pulire quel poco che c'è da pulire e togliere? Poco, Sì. insomma, si fa per dire perché comunque la Sfinge è del secondo universo. Mm. Quello che c'è da togliere è una spina d'acciaio conficcata a terra. Una, Sì, perché una spina? è una spina fatta un po' a cono, sì, cono, sì, sì, sì. Mhm. Sì, la punta è conficcata a terra, poi viene su, quindi si allarga. Allora, un po' ti devo dire la verità, c'è anche un richiamo al membro maschile, ok? Mhm. Quindi proprio la necessità di sbloccare quella componente Sesso, di bloccata. sessualità. Sì, sessualità, però non solo fisica, proprio la mascolinità che fluisca nella testa e nella parte sessuale, ok? In uno scambio. Ok, la toglie? Sì, e mi piace come mi si mostra qua Vale, perché intanto scusami, ma non è tanto indicato a lui il Pilates, eh? Cioè io Mm. capisco che lui l'abbia fatto per Le ehm, ragazze, esatto, diciamo. dai. Mh, Per così, no? rimorchiare. Mm? Cos'è più indicato per lui? Ma io lo vedo nella calistenica, non so. Sì, sì, ecco. Mm, Sì, sì. lui Io lo dice vedo tipo, nelle arti marziali, così, calisthenic va molto bene. Sì, 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 sì. arti Sì. marziali gli piace, calistenica non ti piace. Dopo, quello lo può fare dopo, perché ovviamente deve farsi un po' di struttura. Io parlo sempre del dentro e del fuori, quando parlo di struttura, Mhm. struttura fisica, mentale. Arti marziali io lo vedo, anche perché veramente l'aiuta ad aprire la mente, le sue percezioni, secondo me si moltiplicano. E poi proprio la sicurezza in se stesso. Le praticava già. Beh, torna. Ah, Torna a praticarle. Bene, cosa facciamo di questa spina? ecco, lo vedo proprio tipo con, no, non so se si chiami kimono, come si chiama questo? Sì, bianco, No. Lo vedo per nero. ora che è nero con una manica bianca. Adesso è così.
E vedo che praticamente gli dà un calcio, ok? Proprio come mossa nelle arti marziali, per mandarlo dentro il portale definitivo. E questa spina d'acciaio. Ok, creiamo un ad eternum. Mi raccomando, fase importantissima, perché così come lo crea adesso, o anche meglio da adesso in poi. Fa così. Sei proprio, no? Gesto, che cos'è? Kung Fu? Aiutatemi. Così fa. Ok, sì, ma Vedo che è attraverso questo gesto che riesce a creare l'ad eternum. Vedo che le arti marziali è come se proprio lo agganciassero bene per generare in lui forza, iniziativa, vigore e quindi anche proprio questa sua mascolinità. Mm. Questo ardore anche. Mhm. È molto grande l'ad eternum che sta producendo. benissimo. C'è un avatar o un pezzo di avatar? Un po' brutta l'immagine. Mm, No, la devo dire per forza. sì. Mm. È praticamente come un preservativo Mhm. usato senza essere stato usato. Ok, via. Mm. Che significato vuole avere? E questa cosa un po' di eh, impotenza, di, capito? Di non conclusione, Mm, ok? mm, Di non essere arrivato a concludere un rapporto, di non esserci arrivato, ok? mhm. Non averlo realizzato, aver sprecato tante occasioni, non averle avute anche, ecco. Va bene, via. E un nuovo ad eternum anche qui. Mm. Mm? Fatto. Sì, 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 sì. Bene, c'è ancora la Sfinge, LDL e Melma. No, perché è proprio passato da questo a questa sua invece dimensione, non lo so, secondo me io lo vedo bene in questa dimensione orientale, di discipline orientali, perché è come se lo aiutassero a caricare il sole dentro di lui, perché mi sta facendo vedere anche un po' questo sole dipinto in modo orientale. Mhm. Si mette adesso 5 ad eternum nei soliti 5 corpi. Partiamo da quello che di solito è il meno importante. In questo caso è molto importante, Molto. non è più importante. Il fisico. Mm, Se lo mm, mm. metta al collo, qui, dove gli fa male. E lo mette sia al collo sia in vita. Vita Tacchia, genitali. i genitali, moltissimo anche la parte che è intestino stomaco, che è da lì che lui prende la forza. Mhm. Se ne metta uno nel corpo emozionale, lì dove c'era la rabbia. Sai che me lo fa vedere qua, a livello delle orecchie? Proprio come se la rabbia, sai quando sale su, no? Che a volte lo fanno vedere anche, no? Nei disegni, nei cartoni animati, Mhm. Le che la orecchie che rabbia diventano rosse. fumano. Fumano, sì. Mhm. Uno nel corpo mentale, Sì, nel corpo eterico sì. e nel corpo subliminale. Ottimo, proprio fatto proprio con gran precisione e molto intensamente l'ha fatta questa operazione multipla. Frequenza, 118 miliardi, consapevolezza, 185, PS, 52, vite,
1806. Sì, 1806. Ne ha diminuite di poco, Mm. 68, 6. Cervello. 10,4. La fiamma è sempre una pizza nel cinema? Mm. Oddio, adesso vedo una cosa strana, come se al centro della pizza ci fosse una specie di ragazza che balla. È la gonna di una ballerina, questa pizza? È come se... Mi hai Ah, ricordato sai la ballerina e la giostra, no? sì. Che la pizza è la giostra e la ballerina in mezzo. Che poi si chiama così perché quella dovrebbe essere la gonna della ballerina che gira. Forse indizi relativi alla sua fiamma. Mm? Sono tutti indizi relativi alla sua fiamma. Magari, infatti, può essere. E l'Erim di Vale in questo momento cosa fa? Dov'è? Come lo vedi? È come se fosse in questo momento disattivato, neutro e quindi in attesa di essere caricato diversamente. Con quella cosa del mare e con l'intento di Vale. Esatto. Benissimo, immagine finale. Vale vada davanti al suo specchio e si lasci un messaggio finale. Sono pronto alla trasformazione profonda che mi farà vivere la mia vita, e me lo scrive in maiuscolo, mia vita. Lo vedi diverso? Hai i Adesso capelli rosa? Biondi? tipo come se fosse, sì, queste tecniche non so come si chiamano, però ha alternato un biondo e il suo colore naturale, molto più corti di come li ha adesso. Io lo vedo tutto illuminato, mentre prima abbiamo visto che era solo parzialmente illuminato. Tutto il suo corpo è luminoso. Poi lo vedo proprio aperto, di petto, ok? Mhm. Petto in fuori, spalle belle aperte. Mm, convinto. Va bene, abbiamo finito. Qualcosa da aggiungere, Monica? E che ce la fa di sicuro. Bene, disconnettiti da tutto e tutti.